e quello già ce l'ha, e quello è particolare, non so che regalargli, e adesso arriva Natale, ancora non abbiamo deciso i regali, no, non so, sai, è Pignola, già lo so che state tutti in questa stessa condizione quest'anno e voglio darvi una mano però, pensiamo a dei regali di Natale originali legati al caffè e sono qui per darvi un suggerimento. Prima di iniziare però voglio premiare uno di voi e fargli già il mio regalo di Natale anticipato. È qualcuno di voi che come sempre mi segue, si è iscritto al canale, commenta i miei video e lascia un like. In questa maniera mi fa tanto piacere, il canale continua a crescere grazie a queste persone che si sono iscritte. Quindi se vuoi ricevere anche tu un premio, magari essere tu che sceglierò al prossimo video, commenta e iscriviti al canale. Oggi ho intenzione di premiare Paolo Cicero. Paolo, se stai vedendo questo video, ti lascio in descrizione la mia mail dove puoi scrivermi il tuo indirizzo, che macchinetta hai, e avrò tanto piacere a inviarti un qualcosa da degustare. Allora, torniamo al tema di oggi. Il tema di oggi sono i regali di Natale. Ovviamente non voglio dirvi cosa regalare a Natale alle persone, ma voglio darvi delle idee legate al mondo del caffè che secondo me possono essere delle idee originali e soprattutto parlando di caffè sono sicuro che chiunque le riceverà le apprezzerà, perché il caffè è un qualcosa di veramente trasversale che sicuramente accontenterà tutti e tutti quelli che lo riceveranno. Potrà essere sia un regalo originale sia un regalo utile. Prima di iniziare faccio una piccola premessa, non riusciamoci a comprare tutto su Amazon, diamo sempre prima la priorità ai nostri negozianti di quartiere, ai nostri negozi di vicinato, tutto quello che io vi suggerirò ve lo mostrerò su Amazon per darvi una mano e farvi vedere di cosa sta parlando visivamente, ma prima di tutto andate a cercare nel vostro negozio della vostra città, perché sono sicuro che i negozianti hanno tanto bisogno dei nostri acquisti quest'anno più che mai. Non riusciamoci alle cose comode, che sicuramente Amazon è molto comodo, ma andiamoci a cercare il negozio di vicinato oppure quei siti e-commerce che non sono Amazon, ma su cui comunque dietro c'è una famiglia, un'attività dietro, che sarà per noi un piacere fare un regalo anche a loro acquistando da loro. Io dico sempre che Amazon è comodo, anch'io sono vittima di Amazon, anch'io compro su Amazon, però cerco sempre di dare priorità alle attività locali. Spesso i negozi non hanno prezzi più alti di Amazon, se non di pochissimi euro, e per pochissimi euro è sicuramente un bel gesto comprare nei negozi. Anzi, talvolta i negozianti, magari per essere competitivi, gli possiamo anche chiedere quel piccolo sconto che magari per evitare di comprare su Amazon fa sì che riusciamo a finanziare le famiglie che stanno dietro le piccole attività di cui l'Italia è ricca e deve rimanere ricca, altrimenti c'è un impoverimento generale a favore di Amazon che non farà bene a nessuno. Detta questa premessa pallosissima, andiamo subito al dunque. Vi andrò a consigliare 8 regali, mi auguro originali, che sicuramente faranno contenti chi lo riceverà. Partiamo anche da prodotti da piccoli prezzi fino ad arrivare a regali più importanti. Seguitemi fino alla fine. Il primo regalo che vi consiglio, e questo va bene sia a chi è appassionato di caffè sia a chi è appassionato di altre bevande, gli zuccheri aromatizzati. Gli zuccheri aromatizzati, adesso ve ne mostro alcuni, esistono di tantissimi gusti. Esistono sia gli zuccheri misti, che all'interno c'è una scatola, tanti gusti, quali nocciola, cacao, vaniglia, anice o cannella, in 80 bustine assortite, e sono molto simpatici. Praticamente è uno zucchero normale che però ha all'interno un aroma abbastanza persistente di uno di questi gusti che andrete a scegliere. Si sposano bene quindi sia bevande al caffè sia anche per altre bevande. Ad esempio, se uno si fa una tisana può utilizzare lo zucchero alla cannella, darà quel tocco particolare alla tisana che andremo a bere. Sono delle idee simpatiche e questo è un piccolo regalo, vedete, costa circa 5 euro, quindi è un piccolo pensierino che però potrebbe essere molto apprezzato da tante persone. Il secondo regalo che vi consiglio sono i wafer, bicchierini di wafer con all'interno il cioccolato. Sono praticamente delle delizie, anche questo è un regalo di un piccolo importo, costa 7-8 euro, e sono dei wafer con all'interno il cioccolato che, dato che hanno una struttura di wafer resistente, riescono anche a contenere il caffè, quindi sono un'idea golosa per bere un caffè con del cioccolato e anche poi alla fine, dopo averlo bevuto, mangiare anche il wafer. È un'idea veramente molto golosa e questi wafer si prestano anche per essere dei bicchierini per delle creazioni di cucina, quali appunto metterci dentro la crema pasticcera, la panna, e quindi ci si possono fare le ricette sfiziosissime. Andando su un altro tipo di regalo, vi consiglio un prodotto che io utilizzo tantissimo ed è veramente comodo, che è il tappetino bar. Il tappetino bar è questo prodotto in plastica fatto di tanti pirulini
su cui andare a appoggiare la nostra macchinetta del caffè. È veramente molto comodo perché poi nell'utilizzo quotidiano, quando si prepara il caffè, che sia con la moka appunto, oppure che sia con la macchinetta, c'è sempre qualche goccia che andrà a sgocciolare e quindi andrà a sporcare la cucina, e sappiamo tutti che è una cosa che nessuno di noi desidera. Mettendo sotto questo tappetino bar, un regalo a circa 15 euro, tutte le gocce che cadranno andranno a finire all'interno di questo contenitore, e poi può essere lavato in lavastoviglie e raccoglie tutte le gocce, tutte le piccole perdite che la macchinetta può avere. Quindi un regalo da circa 15 euro, ma è veramente secondo me un'idea brillantissima per far sì che la nostra cucina non si sporchi e venga pulita in una maniera molto comoda. Poi un altro regalo a cui ho pensato per tutti gli amanti del caffè è della tazzina Borbone. Borbone ha creato una tazzina iconica che ha questa forma particolare, ma forse non tutti sanno che esiste anche la tazzina in vendita di Borbone, cioè sia in vetro sia in ceramica. Ha questa forma molto particolare, il set si trova a circa 15-20 euro e così si avrà un set da 6 tazzine e anche il piattino. Quindi se abbiamo un amico appassionato di Borbone, sicuramente questo può essere un regalo originale, soprattutto se è appassionato di caffè, della tazzina in ceramica o anche in vetro, abbiamo visto prima, può essere un regalo originale per arredare appunto la propria cucina e la propria pausa caffè con un tocco di napolitanità. Per rimanere sempre su una cifra abbastanza contenuta, un'altra cosa che vi consiglio è un kit degustazione. In questo caso vi ho preso un kit degustazione che contiene delle bevande, in questo caso è per il modello dolce gusto, ma c'è sia per modo mio sia per Nespresso, e all'interno contiene tante bevande diverse, in maniera tale se qualcuno ha voglia di degustare e assaggiare tante bevande diverse, con questo kit potrà sfiziarsi a scegliersi ogni giorno una bevanda diversa. Ci sono i frutti di bosco, allo zenzero, c'è anche orzo, ginseng, in maniera tale che uno assaggia un po' tutto, si diverte ad assaggiare e a scoprire nuove miscele e deciderà quale poi sarà la sua preferita per comprarne di seguito. Oppure un altro regalo, sempre sulla ventina di euro, che io consiglio è andare ad assaggiare un caffè di una torrefazione particolare che non si beve solitamente. È sempre bello, dico io, scoprire nuove torrefazioni, nuovi gusti e andare su un qualcosa di diverso, altrimenti si rimane sempre fossilizzati su quelli che sono i grandi colossi, i grandi brand. Invece in Italia c'è un mondo di piccole torrefazioni che fanno prodotti di eccellenza, lo dico sempre, sono addirittura 800 le torrefazioni in Italia, e sicuramente le torrefazioni artigianali hanno delle scatole regalo con all'interno un kit per poter degustare miscele diverse. Non soffermiamoci sempre a bere il nostro caffè, la nostra abitudine, perché questo comunque ci limita poi la capacità di riuscire a riconoscere sapori diversi che possono comunque essere le piacevoli scoperte. Quindi un altro regalo su circa 20 euro che vi consiglio, sapendo appunto la compatibilità della macchinetta del nostro amico, è di regalargli un bel kit degustazione di qualche torrefazione artigianale. Se invece il vostro amico, la vostra amica a cui fare questo regalo è un professionista del caffè, è una di quelle macchine polivalenti a braccio che il caffè viene appunto messo o macinato al momento o messo macinato e poi lo si va a inserire all'interno della macchina, c'è quella fase in cui il caffè va pressato, e questo tipicamente viene fatto con quello che volgarmente viene chiamato il pressino. Il pressino esiste nel punto classico, anche se spesso nelle macchine che compriamo a poco prezzo sotto i 100 euro ha un pressino di plastica, non è proprio il massimo. Quindi potete regalargli un pressino professionale come questo, che può costare sui 20 euro, oppure se veramente volete stupirlo vi consiglio un tamper di questo genere, che è un prodotto incredibile. Secondo me è la miglior maniera per pressare il caffè appunto in un braccio, perché va appoggiato, è già dotato del giusto peso per fare una giusta pressione, e per distribuire il caffè uniformemente, per evitare che appunto non venga pressato e distribuito nella maniera giusta, semplicemente va fatto ruotare all'interno del braccio. È un qualcosa di veramente fantastico e produce un risultato, una distribuzione del caffè veramente perfetto e molto lineare. Se volete stupire il vostro amico appassionato di caffè, sicuramente vi consiglio questo pressino che ruota. Provatelo, è veramente utilizzato anche nelle scuole di caffè, quindi è un prodotto professionale veramente eccezionale. Se invece volete tanto bene alla persona a cui dovete fare questo regalo, non posso che consigliarvi di regalargli una macchina del caffè. Ovviamente a seconda del budget potete trovare una lavazza a modo mio, una Nespresso, che sicuramente costano di meno, sui 50, 60, 70 euro, oppure se volete spendere un po' di più potete andare anche su una macchina a cialde. Oramai alcune macchine a cialde tipo la Roma Mia parte già da 99 euro, è comunque un prezzo abbastanza accessibile. Se invece amate proprio la persona a cui volete fare il regalo, regalatevi una macchina veramente seria, ottima, sarete sui 140-150 euro, come appunto le macchine a cialde di cui vi ho parlato nelle altre recensioni, la Roma Plus, la Faber Slot,
la Frog, però a quel punto regalerete una macchina top e sicuramente se la persona non ha una macchina del caffè la apprezzerà tantissimo, oppure se avrà bisogno di rinnovarla sarà veramente contento del vostro regalo. Se invece la persona a cui volete fare questo regalo è un viaggiatore, vi consiglio un altro prodotto molto simpatico che io ho già provato e ho già apprezzato e mi ha salvato anche in tanti viaggi da altre parti del mondo dove il caffè non è buono come in Italia, e vi consiglio la macchina del caffè portatile o da auto. Questa macchina funziona con la compatibilità Nespresso. Io assolutamente vi consiglio questo modello che ha appunto, non è manuale, ma appunto una batteria ed è anche collegabile a corrente. È una macchina che è composta da un gruppo Nespresso, è tutto all'interno di questo cilindro. Nell'alto dobbiamo inserire l'acqua, si può inserire la fredda e la macchina lo scalderà con circa 10 minuti, oppure si può inserire già un'acqua calda e la macchina in un paio di minuti già erogherà un caffè. Si inserisce poi una capsula Nespresso e la macchina erogherà appunto un'estrazione di caffè Nespresso. Quindi riusciremo, grazie a questo piccolo cilindrone di circa 25 cm, a portarci in giro per il mondo le nostre capsule Nespresso, la nostra macchina, e farci il nostro espresso all'italiana. Devo dire che il risultato in tazza è abbastanza buono, ma soprattutto in posti remoti, oppure in lunghi viaggi, oppure anche in lunghi viaggi in macchina, perché questa macchina questa macchina del caffè si riesce a utilizzare anche in auto, non voi che state guidando, ma magari il vostro passeggero vi riuscirà a fare un caffè assolutamente di buona qualità. Ovviamente non sarà la miglior macchina Nespresso, ma è sicuramente una soluzione comoda se si è tanto in viaggio, o appunto se si è in quei luoghi. A me mi è capitato di usarla in Asia, mi è capitato di usarla in Africa, dove veramente non si riesce a trovare un buon espresso all'italiana. Vi assicuro che è meglio un buon caffè erogato da questa macchina piuttosto che un caffè all'italiana richiesto in un bar in Asia o in Africa. È un prodotto che sta sui circa 100 euro, talvolta si trova in offerta anche sugli 85-80 euro, e quindi se volete stupire chi lo riceverà, che è un patito di caffè non può mai farne a meno, questa macchina ve la consiglio, è una macchina che ho provato e anzi ne farò presto anche una recensione. Infine, se la persona a cui dovete fare un regalo non è appassionata di caffè e quindi probabilmente non gradirà tutti i suggerimenti che vi ho dato fino adesso, una cosa che vi consiglio di fare per non sbagliare e anche per aiutare le economie locali è quella di regalare un cesto regalo. Un cesto regalo con della pasticceria, con dei prodotti alimentari, con qualsiasi cosa di mangereccio sicuramente verrà apprezzato da chiunque, che la persona che la riceva sia single o una famiglia, che sia uomo o donna, che siano giovani o anziani. Sicuramente un cesto culinario con delle specialità alimentari italiane di cui appunto ogni regione d'Italia è piena, sicuramente sarà un regalo apprezzato. E come sempre andate alla ricerca di quelle piccole botteghe, di quei piccoli produttori che fanno prodotti di eccellenza, e non fermatevi a prendere il primo pacco comodo su Amazon o al supermercato, perché sicuramente non aiuterete la filiera fatta di tanti piccoli produttori. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma prima di chiudere vi chiedo, scrivetevi nei commenti qualche idea regalo della famiglia del caffè che invece voi mi suggerite per questo Natale, e mi farà piacere leggerla nei commenti e anche acquistarla e provarla e poi dirvi la mia. Con questo vi ringrazio, iscrivetevi al canale e lasciate un like, vi saluto e ci vediamo sabato prossimo.